Paupisi, la fuga del sangue. Marito uccide la moglie e un figlio. Arrestato a Ferrazzano dopo 12 ore. Le prime luci di martedì 30 settembre si caricano subito di un orrore che nessuno nel piccolo paese di Paupisi avrebbe voluto credere possibile. In Contrada Frasso, in una villetta isolata, la routine mattutina della famiglia Ocone viene squarciata dall'inaudito. Elisa Polcino, 49 anni, non esce come ogni giorno per accompagnare i figli a scuola. La suocera, che abita al piano inferiore della stessa casa, insospettita, sale i gradini e trova il corpo della nuora, sul letto matrimoniale colpita con violenza, probabilmente da pietre. Il volto tumefatto, ferite alla testa. È l'inizio di un incubo che dilagherà oltre i confini del Sannio. L'aggressione avrebbe preceduto un litigio degenerato, forse quasi rituale per chi conosceva quella coppia solo attraverso il silenzio del borgo. I vicini affermano che in casa non fossero rare urla e tensioni, anche se mai denunciate. Le urla di lei si sentivano ogni settimana, commenta una voce anonima. Non è credibile fingere di non sapere nulla. Il sindaco di Paupisi, dal canto suo, parla di una comunità sconvolta, sottolineando che qui non è mai successo nulla del genere. L'autore della tragedia è identificato quasi subito, Salvatore Ocone, 58 anni, agricoltore, marito della vittima. Dopo aver compiuto il delitto, si muove con impeto, carica in auto i due figli minori, 15 e 16 anni, e inizia una fuga disperata. L'auto è una Opel Mokka nera, che presto diventa il fulcro delle ricerche. Le telecamere, i posti di blocco, la mobilitazione dei carabinieri con elicotteri, la caccia all'uomo parte immediatamente attraversando i confini regionali. 12 ore dopo, l'epilogo drammatico si compie nelle campagne molisane, nei pressi di Ferrazzano, lungo la strada che collega al capoluogo Campobasso. È lì che l'elicottero individua l'automobile con a bordo Ocone e i figli. Dentro l'abitacolo un destino già scritto, il corpo senza vita del ragazzo di 15 anni, la ragazza di 16 in condizioni gravissime, con grave trauma cranico e frattura della teca cranica. Non vi sono tracce di ferite da taglio, secondo le prime valutazioni mediche, anche per lei si sarebbe scelto un oggetto contundente, forse pietre, bottiglie, analogamente al delitto della madre. Quando i carabinieri chiudono il cerchio, Ocone è in stato di fermo. È notte, la tensione è altissima. Viene interrogato per circa un'ora e mezza in caserma, alla presenza del procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò. In quell'interrogatorio Ocone cede, confessa, ammette di aver ucciso la moglie e di aver colpito i figli. Lui parla, ma non svela le ragioni reali. Non è il momento di parlare dei particolari, dichiara il procuratore uscendo dall'aula, rimandando ogni deduzione alle indagini in corso. In merito alle motivazioni, Scarfò afferma chiaramente che sulle motivazioni dobbiamo ancora investigare. La procura di Benevento emette un fermo per duplice omicidio aggravato, tentato omicidio e sequestro di persona. Gli occhi della giustizia si volgeranno ora non solo sulla dinamica dei colpi, ma sui silenzi che hanno preceduto il massacro. Ocone viene trasferito nel carcere di Campobasso. La ragazza ferita intanto viene trasferita dall'ospedale Cardarelli di Campobasso al Neuromed di Pozzilli, Isernia, dove viene operata e la prognosi è riservata. Ma la cronaca non si limita alla sequenza dei fatti, cerca di scalfire l'enigma nascosto dietro un apparente ordine familiare. In paese molti ricordano che Ocone era stato in passato colpito da crisi depressive. Non risultano, tuttavia, denunce o segnalazioni ufficiali. I vicini si domandano come si potessero ignorare urla e tensioni continue. Non è credibile fingere di non sapere nulla. E il sindaco insiste. Una famiglia che all'apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita da servizi sociali. A Ferrazzano, dove fu arrestato Ocone, aleggia un ulteriore retrogusto di destino. È lo stesso territorio in cui 20 anni fa si consuma un noto duplice omicidio che aveva già turbato le campagne molisane. Un dettaglio che non cambia nulla nell'orrore, ma pesa nell'immaginario collettivo, evocando luoghi dove la violenza assume contorni rotondi, ciclici. Davanti all'abitazione di Paupisi, mentre i carabinieri transennano l'area, la sorella di Elisa piange. Il dolore visibile di chi capisce che non tornerà nulla com'era. Le domande restano tante. Quando sono stati colpiti i figli?
nella casa o durante la fuga. Qual è stato il motore che ha indotto Ocone a trasformare la sua casa in mattoio? E com'è possibile che nelle mura condivise con altri abitanti i segnali di crisi non siano emersi o non siano stati ascoltati fino all'apice della distruzione? Nelle ore che seguiranno, gli investigatori hanno da fare raccogliere testimonianze, esaminare referti medico-legali, ritrovare l'arma o gli oggetti usati, pietre, bottiglie di vetro, sono ipotesi al momento. Anche la dinamica dell'omicidio della madre uccisa nel letto va ricostruita con precisione. Quanti colpi, da quale lato, con quale oggetto. Le risposte potrebbero aprire orizzonti di verità che finora il buio ha dominato.